dopo aver rotto le palle per 2 anni per voler fare sto selvaggio blu, devo dire che ne è valsa la pena. Eccoci qua, puntiamo la nostra bella sveglia alle ore 4:15. Perfetto, direi buonanotte e a domani. Boss, no. È carico? Eccoci a Orio, ore 6 e tutto va bene, ci vediamo a bordo. Gingilli essenziali No, per il così. trekking. Sai cosa faccio? Cosa fai, Ci zia? attacco lì lo sticker di Nutri. Top. E poi Taglio spesa fatta? Direi abbastanza, eh? Andiamo! Ci arrivati all'Ozzorai, paese dove faremo tappa per la prima notte e in cui incontreremo Richard Felderer, che ci aiuterà nella logistica e ci seguirà durante il trekking. Siamo alla Lemon House dove pernotteremo questa notte. Vediamo se il padrone di casa c'è. Eccolo! Ciao! Allora? Arrivati? Ciao! In forma? Alla grande, prontissimi e stracarichi, dai! Dai che il tempo è buono e non fa troppo caldo, venite dentro. Vuoi un caffè? Sì, grazie mille. Eccoci qua, Ricky. Prima cosa, dimmi che cosa ci fai qua in Sardegna, visto che sei di Milano. Ma io venivo qua in vacanza, a fare le vacanze di Natale da 20 anni. E poi è successo che l'ex proprietario di questa struttura andasse in pensione, ho parlato con mia moglie e mi ha detto, va, possiamo fare questa cosa, un po' una mezza follia. Ottimo. E ci siamo trasferiti. Sì. Quindi niente, io vivo col bed and breakfast, scalo, fornisco buoni consigli, non mi lamento. E poi do una mano a gente che deve scalare, gente che deve fare trekking, così appunto sia con informazioni pratiche che quando serve anche con supporto logistico, rifornimenti, eccetera. Ecco, appunto, com'è che ci aiuterai durante questo trekking? Dunque, fondamentalmente vi spiegherò un attimino come funziona, che voi lo farete in 4 giorni. Yes. E ogni sera o quando sarà necessario io vi porterò tutti quanti i rifornimenti di acqua e cibo. Perché il problema più grosso del selvaggio blu è che sul selvaggio blu non si trova acqua. Dato che nell'ultima tappa dove ci sono poi le grotte, dove c'è qualcosa, ma l'acqua non c'è. Ok, perfetto, ottimo, grazie mille. Dai, adesso allora chiamiamo magari i ragazzi e facciamo un briefing tutti insieme. Fare i vostri zaini e vedere che non ci siano dentro cose superflue, cioè esatto, polizia dello zaino. Siamo pronti per iniziare. Ore? Che ore sono? Ore 7, tutto va bene. Grazie Ricky. Prego. Ci vediamo fra un paio di giorni, speriamo. Patacca. Vista su Pedralonga. They walk really fast. No. Gandalf. Come va? Alla grande? Ale T-Rex, cioè ecco, immaginate come camminava il T-Rex e non fate così, cioè quindi non... Merendina. Io come minimo faccio un po' No, aspetta.
Anch'io lo so. Io mi sento Vecchio. di rompere il legno. Bella passerella con tronchi marci, ma sembra che reggano. Bad moment? Brutto però sempre. Ale zia! Primo tratto un po' più tecnico, placchetta di terzo grado, le sembra corda fissa. Poi abbiamo una corda fissa messa già su una passerella e poi dovremo essere quasi fuori dalla tappa di oggi. Tutte e due le mani per favore. Eccoci arrivati al primo bivacco. Approfittiamo dell'ultimo sole per fare un bagnetto e questa è la location di stasera, direi che meglio di un resort 5 stelle. L'acqua? Buona? L'acqua è una fake news che è calda. Però è piacevole dopo una bella giornata. Area stretching. Area Vespa. Saluto il bosco. Ale Boscov. Ah, che bella aperitivo. Potevi venire anche te. Cin. Raga. Jacopo, stavo un attimo capendo che cosa stai sventolando? È un paio di mutande. Ah, perché sono lozze, ti sei cagato addosso? No, ci ho fatto il bagno. Ah, ok. Insetto step. Bello. Meraviglioso. È finto. Lui ha un po' di sapone già nella sinistra. Che sapone. Allora, eccoci alla fine della prima tappa. Abbiamo mangiato, adesso ci stiamo rilassando. Siamo andati da Uspijus fino a cui siamo arrivati con la jeep e poi abbiamo attraversato questa prima zona abbastanza difficile per trovare la strada, poi siamo andati sul mare, sentiero molto panoramico fino ad arrivare a Porto Quau, anzi in realtà siamo a Porto Pedroso che è appena prima. La prima parte è abbastanza difficile come orientamento, anche avendo una traccia, e successivamente più facile. Gli zaini erano abbastanza pesanti perché dovevamo portarci dietro un materiale per 2 giorni completi, quindi anche l'acqua. Comunque non abbiamo praticamente mai sbagliato strada e tutto il gruppo se l'è cavata alla grande. Il terreno non è sempre facilissimo, ci sono spesso dei campi solcati di calcare con fessurazioni eccetera, quindi la progressione è comunque molto lenta. Per il resto direi tutto alla grande e quindi siamo carichissimi per domani, che sarà un po' più facile sulla carta. Vedremo. Jacopo, dormito stanotte? Benissimo. Vento? Niente. Pioggia? Un pochino. Telo usato per la notte, per la pioggia, è andato tutto alla grande. Oggi seconda tappa, dovrebbe essere più facile da individuare e con meno passaggi tecnici, vedremo. Vista sul golfo di Orosei, anche oggi per adesso giornata spaziale, senza farla troppo. Eccoci, siamo in prossimità di un ovile. Aleno grip, pronto? Partenza? Via. Cala Golorizze con la sua aguglia in primo piano. Paesaggio spaziale. Marta, tu che sei salita qualche mese fa, grazie a Chiero e Zezza, che emozione provi in questo momento? Momento bellissimo, però salirlo ancora di più. Col pattume. Ciao boss, vai vai. Vai boss, vai. Ciao. Discesa verso Cala Golorizze, che qui spettacolo incredibile. Scendiamo, vediamo se i ragazzi fanno il bagno. Io ovviamente no. I temerari fanno il bagno. Com'è Silvia? Calda? Adesso arrivo!
telone per la sera. Stranamente piove anche oggi, questa sera. Previsioni sono abbastanza buone per stanotte, ma qui le previsioni sono un po' variabili. sì. Dove cazzo dormiamo? Qua in piedi. Allora abbiamo cambiato device perché abbiamo avuto un piccolo problema con la telecamera. Vediamo il cellulare. Comunque siamo partiti per la terza tappa. Ieri, seconda tappa, siamo partiti da Porto Pedroso, siamo arrivati a Punta Salinas, bellissimo punto panoramico sulla Guglia, Golorizze. Poi siamo scesi fino alla spiaggia di Golorizze. Purtroppo ieri una partecipante ci ha lasciato, nel senso che era, diciamo, stanca e provata, quindi è fatta venire a prendere da una via di fuga. Abbiamo proseguito un tratto abbastanza difficile da trovare, un pochino esposto con delle corde fisse, che ci ha fatto evitare un pezzo che ci ha sconsigliato tutti in quanto pericoloso. E niente, e oggi terza tappa con le prime calate in ava scoperta. Non è facilissimo trovare la traccia neanche col GPS, perché chiaramente non è molto accurata la traccia, il punto mappa, e il terreno è questo, quindi è un po' tutto uguale. Bisogna un attimo avere intuito e sperare di andare nella direzione giusta. Comunque siamo partiti da un'oretta, una figata totale. Altro scorcio bellissimo, c'è un po' di vento, danno vento forte in aumento entro sera. Come da previsioni è arrivato il vento, sentiero esposto. Prima calata completamente nel vuoto, figata totale. A Marta e la sua spazzatura, Carolina attaccata alla corda, mollala, tutte e due, molla, oh, senza mani. Eccolo, the boss, Renato. Passaggio del gatto. Ok, adesso hai più altezza. Attento che c'è un ultimo coso qua davanti. Sì, stai ancora basso. Carrube com'è, buona? Buona. Grotta 5 stelle. Allestimento di un'altra doppia. È la terza di oggi. E poi dopo praticamente siamo arrivati alla Grotta del Fico. Questo è il panorama. Ale Marta. Ma questi sono i pezzi immortali. Eccolo qui. Siamo all'Arco di Pietra. Ultima calata di oggi. Cos'è la? Quarta? Siamo quasi arrivati alla fine della terza tappa. Ieri sera Sorpresina finale. sorpresina finale. Pasta e fagioli! Pasta e fagioli, il morale è alto, il morale della truppa è alto. Aereo stretching, guarda, minchia, stretching con elastico tra l'altro. Questo è proprio, c'è il livello pro, qua è stretching pro, stretching normale, il nostro fuocherello. E questa è l'area di oggi per dormire, fine tappa 3. E domani abbiamo l'ultima tappa. Oggi abbiamo avuto il cibo, acqua e cibo e birra e mirto, e quindi siamo belli carichi.
Questa mattina ci siamo concessi un'ora in più di sonno, visto che ieri siamo arrivati un po' tardi. E la notte, tutto sommato, a parte qualche goccia d'acqua, è passata bene. L'itinerario di oggi è stato abbastanza tecnico. La prima parte è facile, fino a un bellissimo punto panoramico. Dopo invece abbiamo un po' faticato a trovare la calata, una bella calata di 40 metri nel vuoto sopra un grottone. Dalla calata poi per Cengi e tratti di sentiero molto esposti siamo arrivati ad altre 2 calate invece più corte che sono filate via lisce. Ci hanno portato poi ancora per tracce di sentiero sempre molto esposte sul mare sopra la Grotta del Fico. Poi dopo un tratto in salita abbiamo raggiunto il sentiero principale che ci ha portato al nostro punto da bivacco, dove poi dopo abbiamo trovato i rifornimenti per la sera. Tutti con un piatto, una luce in testa, che già comunque non è una roba da persona, un piatto in mano e molto lentamente ognuno girava la sua spugnetta nel suo piatto, confrontando. L'ultima notte passata qui sul Giaciglio, è il vento anche stasera. Ci è mancata la pioggia, ma abbiamo beccato dei maiali che hanno anche morso il piede al sottoscritto. Oggi quarta e ultima tappa, arriveremo a Cala Sisine. Parti che luccicano, evitatele. Eccoci a Cala Sisine, punto di arrivo. Ultima calata effettuata, 10 minuti scarsi, siamo a Cala Sisine e incredibilmente per adesso va tutto bene, quindi sicuramente adesso ci sarà la fregatura. Ed eccoci arrivati alla fine di sto bellissimo trekking, stagno antistante a Cala Sisine. Il nostro amico maialino che stanotte ci ha morso i piedi, simpatico. Ultimi passi per arrivare al mare di Cala Sisine, giro molto bello, impegnativo per l'orientamento, che fisicamente soprattutto fatto come abbiamo fatto noi, ovvero completa autonomia senza rifornimenti via mare. I zaini pesavano penso più di 15 kg tutti i giorni, tutto il gruppo è stato bravissimo, grazie che si è anche fidato di me e Jacopo che non eravamo mai stati. Eccoci! Bravi! Bravi ragazzi! Col porco dietro.
Grandi. Selvaggio! Grande! Abbiamo finito questa tappa finale, quarto giorno, partiti stamattina dal bivacco. Orientamento di oggi è abbastanza facile, sentiero tranquillo, poca salita, tanta discesa, abbiamo affrontato 4 calate e il paesaggio è sempre molto selvaggio. Stiamo salendo sulla carrabile che dovrebbero passare delle jeep a prenderci. Ragazzi, al viaggio! Ciao! Ciao. Beh sì, perché viene... Cosa, il Focus Pride? Sì. Non è l'Italia. Stavo dicendo che c'è stata un'appropriazione culturale da parte di chi viene definito Focus, da parte degli arrampicatori esperti. Che sono Focus anche loro magari. Che sono Focus anche... È una parola che fallisce, perché vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quello è vero. Quindi una parola che fallisce è una parola inutile. Quindi sei contro i Focus. No, sono contro la parola Focus.